Direi di no. Nel mio caso direi di no. Di sicuro non c'è una scuola. Ormai il tempo delle scuole mi sembra ormai esaurito. Neanche un'identità, perché l'identità significa ritrovare delle radici comuni che si manifestano nell'esito poi del proprio lavoro. Quello che invece credo fermamente ci sia è l'appartenenza a una terra, alla Toscana, cioè alla fine la cultura materiale, l'ambiente in cui viviamo, ci influisce sulla nostra formazione. Il nostro DNA di architetti ne viene influenzato, condizionato. Il vivere in un luogo dove l'ambiente antropizzato nei secoli porta determinati stilemi, estetiche, il fatto di viverci dentro ti porta ad assimilare determinati caratteri, che poi, ecco, ciascuno di noi probabilmente reinventa o comunque ha l'occasione fanno parte della propria memoria. L'architettura ha questo dono, no? Di essere lì sempre, e quindi la possibilità di vederla a tutte le ore del giorno, in tutte le tue condizioni anche mentali, cosa differente rispetto ad altre forme d'arte che sono molto più condizionate da un momento. L'architettura, il poter vivere un'architettura significa molto, e questo, ecco, secondo me diventa poi per gli architetti che vivono in quell'ambiente un condizionamento positivo, ovviamente, che può, ecco, poi far sì che si dica è un architetto toscano. Non credo, ecco, invece a un'identità che si manifesta nel fare architettura in una determinata maniera. Lì credo che la dimensione soggettiva prevalga e quindi poi ognuno interpreta in maniera, né ovviamente la scuola, perché il tempo delle scuole ormai credo sia definitivamente terminato. Beh, allora, il paesaggio è fondamentale, ritengo che sia, anzi, forse è restrittivo, perché io ai miei studenti parlo sempre più di luogo che di paesaggio, no? Il paesaggio non è altro che la dimensione percepita di un luogo, e quindi mi piace più parlare di luogo perché è onnicomprensivo, è un territorio più vasto e che travalica anche il dato fisico. Il luogo è un luogo anche culturale, mentale, ed è importantissimo nel fare architettura. Per me l'architettura è trasformazione di luoghi, quindi è trasformazione di paesaggi, nel momento in cui questi luoghi si trasformano, e la percezione che noi abbiamo del luogo, quindi il paesaggio che vediamo, risente dell'attività di trasformazione. È ovvio che il nostro paesaggio è un paesaggio costruito nel tempo, sia che sia fortemente antropizzato, sia che non lo sia, è un paesaggio costruito, quindi sotto certi aspetti è ancora più difficile da decifrare, da comprendere, però, ecco, reputo che sia essenziale la necessità di leggere e di intervenire in un paesaggio che si modifica in continuazione, quindi ovviamente lo do per scontato, non sto parlando del paesaggio ottocentesco chiuso all'interno di una cornice. Il paesaggio è in continua mutazione, e noi col nostro lavoro non facciamo altro che aggiungere, modificare
sperando di aggiungere e modificare all'interno di un filo conduttore che contribuisca ad accrescere le qualità del luogo in cui operiamo. La bellezza è un aspetto fondamentale del nostro lavoro, cioè il ricercare la bellezza è il fine specifico dell'architettura, quindi non potrei pensare a un architetto che non ricerca la bellezza. Quindi alla domanda rispondo sì, ha senso oggi, come sempre e come credo sarà importante cercare la bellezza. Bisogna capire che cos'è la bellezza, cioè definire la bellezza. Io credo che la bellezza sia sostanzialmente, si raggiunga la bellezza quando riusciamo a trovare una dialettica tra etica ed estetica. Nel momento in cui dei contenuti, delle premesse, delle istanze di una collettività, di un'epoca, vengono correttamente espresse, felicemente espresse, estetizzate appunto, cioè celebrando la loro esteriorizzazione, e questa dialettica, no, tra le premesse e la loro esteriorizzazione è una dialettica riuscita, una dialettica feconda, ecco, siamo in uno stato dove raggiungiamo la bellezza. È più difficile oggi trovare la bellezza, quello sì. Penso che sia molto più difficile, il tempo di oggi è un tempo complicato, l'epoca contemporanea è un'epoca dove la velocità degli accadimenti ci rende tutto più complicato, quindi anche trovare la bellezza. Riuscire a mettere, appunto, a trovare la dialettica tra l'etica e l'estetica è più complicato di un tempo. Beh, io qui posso rispondere solo sulla mia... Non ho la pretesa di dire se esistono degli stilemi comuni o delle prassi operative che possono essere utilizzate. Ognuno ha il suo percorso personale ed è quindi soggettiva. Esiste un metodo di lavoro, certo, quello per me è essenziale. Il mio metodo si basa va avanti su due gambe, la razionalità e l'artigianalità. Questi due aspetti, cioè l'essere razionale e portare avanti un lavoro artigianale, ovviamente partono da un'idea che è invece il frutto dell'irrazionalità. Quindi il mio metodo è quello di partire da un'idea che viene fuori nelle maniere più strane a volte, ovviamente da un'analisi, dall'osservazione, difficile riuscire a individuare quali sono i meccanismi per i quali hai l'ispirazione, no? Però questa viene subito vagliata attraverso un processo razionale e artigianale. C'è una frase di Mies che mi piace particolarmente, diceva che l'architettura senza le forze, non esiste architettura senza le forze razionali, ma senza le forze razionali l'architettura è solo un'opera di ingegneria. Ecco, in questa frase si misura proprio la differenza, no? Tra quello che è un'attività legata solo alla razionalità
ma che senza quel quid dato dall'irrazionalità non può assumere le forme dell'architettura. Allora, fare architettura oggi è un atto eroico, credo, detto proprio in maniera spassionata, sia per la mia generazione e temo anche per le generazioni più giovani. È una forma di resistenza, perché il sistema è un sistema che sembra costruito in modo tale da rendere difficile fare l'architetto, in quanto non è quasi in nessun modo agevolata la cultura del progetto. E la cultura del progetto sta alla base del fare architettura. Guardando da un punto di vista interno alla disciplina, abbiamo un'attività che ci è sostanzialmente governata dal sistema delle norme, che ci assorbono una quantità enorme di energia che potremmo invece orientare verso appunto la qualità del progetto. Quindi nel momento in cui vogliamo mantenere una determinata qualità, dobbiamo assumerci l'onere di un lusso, cioè non voglio dire uscire dal mercato, ma ecco, far quadrare i conti non è facile. Guardando fuori dalla disciplina abbiamo il problema di una committenza o comunque di una società che sempre meno probabilmente sa riconoscere la qualità del progetto. Ora sarebbe troppo lungo andare a individuare di chi è la responsabilità di questo. Diciamo che il tempo che noi stiamo vivendo, ecco, è caratterizzato secondo me da questi due aspetti. Una difficoltà a far recepire all'esterno la qualità del progetto e dall'altro la difficoltà a fare progetti di qualità, ovviamente rispettando le condizioni al contorno, quindi il sistema e le condizioni anche economiche entro le quali dobbiamo, volente o nolente, lavorare.